Boss Monster è un gioco da 2 a 4 giocatori, dove ogni partecipante impersonerà il classico boss di fine livello dei vecchi videogiochi a scorrimento orizzontale. Lo scopo di ogni giocatore sarà quello di assemblare il proprio dungeon e attirare dentro più eroi possibili al fine di sconfiggerli e recuperare le loro anime. Il primo giocatore che raggiunge 10 o più anime vince la partita. Ogni eroe non sconfitto assegnerà dei danni al giocatore che lo sta affrontando. Se un giocatore subisce 5 o più ferite, viene eliminato senza possibilità di rientrare in partita. Le carte boss rappresentano il mostro finale da voi impersonato, che attende gli eroi alla fine del dungeon. Non contano come stanze, non infliggono danni e non possono essere né disattivate né distrutte. Hanno un simbolo identificativo, una potente abilità level up diversa per ogni boss che si attiva la prima volta che nel dungeon sono presenti 5 stanze visibili alla fine della fase costruzione. Spiegheremo le fasi di gioco più avanti nel video. I punti esperienza del boss che aiutano a determinare in che ordine agiscono i giocatori in ogni fase di gioco. Il boss con il valore più alto di punti esperienza agisce per primo, seguono poi gli altri in ordine decrescente di punti esperienza. E infine un'icona tesoro, cioè una spada, un libro, un sacco o un anchegizio, che si sommerà alle icone tesoro presenti nelle stanze che verranno costruite successivamente, che a loro volta aiuteranno a determinare quali eroi verranno richiamati nel dungeon. Le stanze del dungeon richiamano e danneggiano gli eroi. Ogni turno un giocatore può costruire una nuova stanza fino ad avere un massimo di 5 stanze visibili nel dungeon. Le carte stanza hanno un'icona in alto a sinistra che ne identifica la tipologia e si suddividono in stanze mostro, ovvero stanze con abilità che danneggiano gli eroi presenti nel dungeon o possono migliorare la quantità e la qualità delle vostre carte in mano, e stanze trappola, prevalentemente dotate di potenti abilità d'attacco legate alla distruzione di stanze precedentemente costruite nel dungeon. Le stanze mostro e trappola si dividono a loro volta in stanze base, icona argentata, o avanzate, icona dorata. Le stanze base possono essere costruite accanto alle altre già presenti o sopra qualsiasi altra stanza. Le stanze avanzate sono dei miglioramenti e possono essere costruite solo su una stanza esistente, la quale deve avere almeno un'icona tesoro in comune con quella avanzata. Ogni carta stanza è dotata prevalentemente di un'abilità particolare che si attiva in condizioni differenti e che può essere utilizzata dai giocatori fintanto che la stanza rimane visibile e in gioco. Il numero dentro al cuore in basso a sinistra rappresenta i danni che un eroe subisce quando entra nella relativa stanza. Quando i danni subiti raggiungono o superano la vita dell'eroe, questo viene sconfitto. Le icone tesoro in basso a destra indicano quali tipi di eroe la stanza richiama. Le carte incantesimo permetteranno di influenzare ciò che accade nel vostro dungeon o in quello di altri giocatori. Durante la partita, l'unico modo per ottenere nuove carte incantesimo sarà quello di utilizzare gli effetti di alcune carte. Si possono lanciare un qualsiasi numero di incantesimi, durante il proprio turno o durante il turno di un altro giocatore, ma solo nelle fasi di costruzione e avventura, come indicato sulla carta. Vedremo le fasi di gioco più avanti nel tutorial. Gli incantesimi lanciati vengono posizionati successivamente nella pila degli scarti. Su ogni incantesimo è riportata la descrizione dell'effetto della carta e un'icona in basso a sinistra che indica la fase o le fasi in cui la carta può essere effettivamente lanciata. Con un'icona martello l'incantesimo potrà essere giocato durante la fase di costruzione, con un'icona ascia potrà essere giocata durante la fase di avventura e con entrambe le icone potrà essere giocata a scelta durante una delle due fasi. Gli eroi sono la risorsa principale di ogni giocatore e si dividono in carte eroe comune ed eroe epico. Le carte eroe comune hanno lo sfondo argentato, mentre le carte eroe epico lo hanno dorato. Gli eroi epici saranno separati dagli eroi comuni ed entreranno in gioco solo dopo che tutti gli eroi comuni sono stati rivelati. Ogni carta ha un'icona tesoro, ovvero il tipo di tesoro che attira l'eroe nel dungeon, un cuore con i punti vita dell'eroe, ovvero il numero di danni che un eroe può subire prima di essere sconfitto. Gli eroi epici sono più resistenti di quelli comuni. E i punti ferita dell'eroe, ovvero i danni inflitti al giocatore qualora l'eroe riuscisse a sopravvivere al dungeon. Gli eroi comuni infliggono un danno, mentre quelli epici ne infliggono 2. Quando un eroe infligge dei danni al boss, viene posto a faccia in su nell'area punteggio.
Ricordate di posizionare i successivi eroi vincenti poco sopra la carta sottostante, in modo da poter tenere conto dei vostri danni grazie alle icone ferita, e infine un'icona numero di giocatori che indica se la carta viene usata per una partita con 2, 3 o 4 giocatori. La carta ha un simbolo anima sul proprio dorso. Quando un eroe viene sconfitto nel proprio dungeon, viene posto a faccia in giù nell'area punteggio. Anche qui, posizionando le successive carte leggermente sopra, potete tenere il conto del numero delle vostre anime. Gli eroi comuni valgono un'anima, mentre quelli epici ne valgono 2. Se state giocando una partita a 2 giocatori, rimuovete dal mazzo degli eroi comuni e da quello degli eroi epici tutte le carte eroe con l'icona 3 giocatori o 4 giocatori. Se state giocando una partita a 3 giocatori, rimuovete tutte le carte con l'icona 4 giocatori. Se è una partita a 4 giocatori, si giocherà con i mazzi degli eroi comuni ed eroi epici al completo, senza rimuovere alcuna carta. Si mischiano le carte boss e si distribuisce una carta ad ogni giocatore. Ognuno rivela il proprio boss e lo pone davanti a sé alla destra della propria area di gioco. Durante il gioco, le carte stanza verranno costruite alla sinistra della carta boss, mentre le anime e le ferite accumulate verranno posizionate sulla destra. Si mischiano separatamente i mazzi stanza, incantesimo, eroi comuni ed eroi epici. Si sistemano i mazzi in questo modo, dopodiché ogni giocatore pesca 5 carte stanza e 2 carte incantesimo. Se un giocatore ha pescato almeno 4 carte stanza avanzate, o se almeno 4 delle carte stanza pescate hanno un'icona tesoro in comune in basso a destra, può scartare tutte le carte stanza incantesimo, rimischiarle nei rispettivi mazzi e pescare una nuova mano di carte iniziali. Prima che la partita inizi, ogni giocatore costruisce una stanza. Perciò, a partire dal giocatore con il più alto livello di punti esperienza, determinato dalla carta boss, si sceglie una carta stanza dalla propria mano e la si piazza coperta alla sinistra del proprio boss. Quando ognuno ha scelto e collocato la propria carta, queste stanze vengono contemporaneamente rivelate e, sempre in ordine di punti esperienza, si risolvono eventuali abilità legate alla costruzione della stanza. La fase di preparazione è terminata e comincia il primo turno di gioco. La partita di Boss Monster viene svolta in una serie di turni, ognuno composto da 5 fasi. In questa fase vengono risolte le seguenti azioni consecutivamente. Gli eroi arrivano al villaggio, di conseguenza viene rivelato un numero di carte eroe pari a quello dei giocatori. Infine ogni giocatore pesca una carta stanza da aggiungere alla mano. Dopo che ognuno ha pescato, si passa alla fase costruzione. In questa fase, in ordine di esperienza, viene piazzata una stanza coperta nel dungeon. Ogni giocatore dovrà specificare dove intende costruire la stanza scelta. Inoltre un giocatore può scegliere di non costruire alcuna stanza, dichiarandolo durante il suo turno di costruzione. Durante la fase di costruzione si possono utilizzare le abilità delle stanze e giocare incantesimi che riportano l'icona del martello, ovvero quella della suddetta fase. Gli effetti del giocatore di turno sono risolti sempre per primi, gli effetti degli altri giocatori si risolveranno in ordine di punti esperienza. Dopo che ognuno ha avuto la possibilità di piazzare una stanza, queste vengono rivelate in contemporanea. Le stanze sono ora costruite e in ordine decrescente di punti esperienza si risolvono le stanze con abilità relative alla costruzione o eventuali poteri level up dei boss. Successivamente si passa alla terza fase, quella di richiamo. In questa fase verranno confrontate le icone tesoro di tutti i giocatori e ogni eroe nel villaggio si muoverà verso l'ingresso del dungeon con il maggior numero di icone corrispondenti a quella della carta eroe, applicando eventuali modificatori dati da incantesimi o da alcune abilità delle stanze. Inoltre, se non è presente nessuna icona tesoro corrispondente a un eroe o se si verifica un pareggio tra più giocatori, l'eroe in questione rimarrà al villaggio per quel turno. Durante questa fase non è possibile giocare incantesimi o abilità delle stanze. Quando più eroi si muovono verso il dungeon di un giocatore, andranno posizionati nell'ordine in cui sono stati rivelati. Dopo aver verificato le condizioni per ogni eroe del villaggio, si passa alla fase avventura. Nella fase avventura, gli eroi entrano ed affrontano le stanze del dungeon. Nell'ordine determinato dai punti esperienza, i giocatori che hanno eroi presenti all'ingresso del dungeon agiscono da giocatore di turno ed eseguono queste azioni. Come prima cosa viene effettuato l'ingresso degli eroi che uno alla volta entrano nel dungeon attraversando le stanze presenti. Il primo eroe che entra nel dungeon è sempre quello più vicino all'ingresso.
Quando un eroe entra in una stanza, si attiverà immediatamente l'abilità di quest'ultima, se presente. Ogni stanza ha un valore di danno che dovrete sottrarre alla vita dell'eroe. Se la vita dell'eroe scende a 0, quest'ultimo è sconfitto e il boss può raccogliere la sua anima. Il giocatore quindi dovrà porre la carta eroe a faccia in giù nella propria area punteggio. Se invece l'eroe sopravvive alla stanza, entrerà in quella successiva. Dopo aver inflitto i danni della stanza all'eroe, tutti i giocatori hanno la possibilità di giocare incantesimi o abilità ad attivazione indicati dal simbolo di un'ascia. Gli effetti del giocatore di turno si risolveranno per primi. Qualora l'eroe dovesse sopravvivere a tutte le stanze del dungeon, il boss verrà ferito e il giocatore porrà l'eroe a faccia in su nella propria area punteggio. Dopo che tutti gli eroi del dungeon del giocatore di turno sono entrati, il turno passerà al giocatore successivo. Quando anche l'ultimo giocatore avrà agito da giocatore di turno nella fase avventura, si passerà alla fase 5, ovvero quella di fine turno. In questa fase si risolvono eventuali effetti di alcune carte e si riportano alla posizione iniziali eventuali stanze disattivate. Se un giocatore ha terminato il suo turno con 5 o più ferite, viene eliminato, senza contare il suo numero di anime. Qualora un eroe che abbia subito danni nella fase avventura sia tornato al villaggio a causa di un incantesimo o di un'abilità, questi danni saranno azzerati e non conteranno nel turno successivo. Le carte incantesimo e le abilità delle stanze non possono essere utilizzate in questa fase. Il turno di gioco deve essere completato dando la possibilità a tutti i giocatori di agire come giocatore di turno nella fase avventura. La partita terminerà quando, alla fine del turno, un giocatore ha accumulato 10 o più anime e meno di 5 ferite, o quando un giocatore è l'unico boss rimasto in gioco. Se più giocatori hanno 10 o più anime, questi sottrarranno il numero di ferite subite dal numero di anime raccolte. Il giocatore con il risultato maggiore sarà il vincitore. In caso di un ulteriore pareggio, vincerà il giocatore con il boss del valore più basso di punti esperienza. Oltre al gioco base, sono disponibili alcune espansioni come l'Alba dei mini boss, Atterraggio d'emergenza, Strumenti di distruzione e il Bunker dei cattivi. In queste espansioni entreranno in gioco nuove carte e meccaniche di gioco. Nell'Alba dei mini boss, per esempio, vengono introdotte le monete, che si utilizzeranno per acquisire potenziamenti e una nuova tipologia di carte, il mini boss. Queste carte fanno parte del mazzo stanze, ma non vengono considerate come tali e permettono di migliorare le stanze sopra le quali sono costruite e di ottenere ulteriori migliorie una volta promosso il mini boss. Ogni carta dispone di un'icona mini boss che ne identifica la tipologia, un livello 1, ovvero un'abilità sempre attiva e altri 2 livelli di abilità. Durante la fase di costruzione i giocatori possono decidere se costruire rispettivamente un mini boss o una stanza. Il mini boss dovrà essere costruito su una stanza esistente che si vuole potenziare e verrà posizionato a faccia in giù sopra di essa. Se una stanza con un mini boss dovesse essere distrutta, quest'ultimo verrà scartato. Al termine della fase di costruzione, quando il mini boss verrà rivelato, il giocatore dovrà pagare una moneta o scartarlo. Una volta costruito, il mini boss verrà posto sotto la carta stanza in modo che sia visibile solo il suo livello 1, che diventa attivo immediatamente. Durante la fase di costruzione è possibile pagare una moneta per promuovere il mini boss dal livello 1 al livello 2 o dal livello 2 al livello 3. La carta mini boss verrà slittata verso l'alto per rendere visibile l'abilità del relativo livello, che diventa immediatamente attiva. Una volta attivata l'abilità del terzo livello, il mini boss tornerà al livello 1. In questa espansione, inoltre, ogni boss inizierà la partita con 3 monete nella propria riserva, vicino alla carta boss. Queste monete si otterranno attivando l'abilità di alcune stanze o incantesimi e verranno utilizzate per costruire e promuovere i mini boss o attivare specifiche abilità di ulteriori stanze o incantesimi. Qualora una stanza dovesse venire distrutta, eventuali monete presenti su di essa verranno scartate. Nell'espansione Atterraggio d'emergenza sono inoltre previste regole anche per 5 o 6 giocatori. I boss non verranno eliminati quando subiranno 5 o più ferite. Inoltre un giocatore che arrivasse a collezionare 10 o più anime potrebbe non essere necessariamente il vincitore del gioco. I giocatori, una volta raggiunte o superate le 10 anime, dovranno sottrarre i danni subiti. In più, nella fase di richiamo viene aggiunta la regola per cui in caso di parità, a differenza delle partite con 2, 3 o 4 giocatori in cui gli eroi restano al villaggio, in partite con 5 o 6 giocatori gli eroi si distribuiranno equamente tra i giocatori in pareggio.
La mini espansione Strumenti di distruzione introduce le carte oggetto, il cui scopo è quello di potenziare il danno degli eroi. Le carte oggetto vengono mischiate a inizio partita e poste accanto ai mazzi degli eroi. Durante la fase dell'inizio del turno, prima di rivelare gli eroi, viene scoperta una carta oggetto per le partite da 2 o 3 giocatori, 2 carte per le partite da 4 giocatori e 3 carte per le partite da 5 o 6 giocatori. L'oggetto o gli oggetti vengono posti nel villaggio ed assegnati all'eroe con la relativa icona tesoro presente da più tempo. Gli oggetti universali verranno assegnati al primo eroe rivelato o a quello in gioco da più tempo. Un eroe potrà avere un solo oggetto assegnato e qualora dovesse essere presente sulla carta eroe il simbolo della stella barrata, non gli si potrà assegnare alcun oggetto. L'oggetto dovrà essere posto sotto la carta eroe, lasciando visibile solo il potere eroe. L'eroe acquisirà questo potere fino a quando non verrà sconfitto. Se un eroe con un oggetto dovesse sopravvivere al dungeon, l'oggetto dovrà essere posto a faccia in giù nella relativa area punteggio. Se invece un giocatore sconfigge un eroe con un oggetto, dovrà porre il suddetto a faccia in su, sempre nell'area punteggio. Ogni giocatore può avere al massimo un oggetto a faccia in su. Nel caso in cui ottenga un secondo oggetto, dovrà scegliere quale tenere. Il potere boss di un oggetto può essere utilizzato da un giocatore durante le fasi di costruzione e avventura. Quando un oggetto viene utilizzato, il giocatore ne dichiara l'effetto e lo gira a faccia in giù, per mostrare che è esaurito. L'espansione del bunker dei cattivi, infine, aggiunge nuovi boss, stanze e incantesimi e alcune carte da integrare con l'espansione Atterraggio d'emergenza.